applauso ancora. Andreas porta il progetto L'Eclissi del volto. Entrare nel percorso espositivo di Andreas Schering significa accettare un invito affascinante e destabilizzante, quello di guardare oltre. La sua ricerca si colloca in quel territorio di confine in cui il ritratto cessa di essere la mera descrizione anatomica di un individuo e diventa invece un luogo di transito per l'anima. Al centro della sua riflessione si staglia il volto universale, un'entità mai statica ma catturata in un perpetuo flusso tra luce, ombra e colore. Per rendere tangibile questa complessa stratificazione dell'io, Schering compie una scelta tecnica radicale e innovativa, trasformando il supporto da base passiva a parte integrante e inscindibile dell'opera stessa. L'artista abbandona la tela tradizionale per lavorare sulla trasparenza del plexiglass, ma lo fa attraverso un processo di sdoppiamento unico, l'utilizzo di due lastre sovrapposte. Schering interviene su entrambi gli strati, lavorando le superfici in modo indipendente per poi unirle. Questa tecnica genera una profondità reale e una tridimensionalità palpabile, in cui il segno e il colore non giacciono su un unico piano focale, ma fluttuano l'una sopra l'altro. Lavorando sul primo strato, l'artista crea la maschera, il segno audace e la barriera sociale. Intervenendo invece sul secondo, quello sottostante, evoca l'inconscio, il sogno e la memoria. Il plexiglass diventa così il diaframma fisico che separa e al tempo stesso connette l'interiorità e l'esteriorità. Il corpus di queste 5 opere si rivela come un unico cammino psichico ed emotivo di visionanti, dove l'uso del colore e della linea segue un'evoluzione precisa. Il percorso si apre con la redefinizione delle coordinate geometriche ed emotive. I tratti fisionomici si smaterializzano, le bocche si fanno profili taglienti, capaci di far viaggiare la parola verso un altrove sconosciuto, mentre grandi soli aranciati domandano la forma dall'alto come fonti primordiali del pensiero. Da questa genesi si passa al cuore del mistero dell'io, dove fitti reticoli di linee verticali creano un effetto vero. L'identità si nasconde dietro a gabbie lineari che proteggono e celano la potenza degli occhi, imitando al silenzio. Infine, il viaggio trova il suo compimento in un viscerale di ritorno alla materia, alla terra. La linea si fa grafo istintivo e il colore si fa denso. In questo progetto Andreas Schering fa dialogare la grande tradizione della ritrattistica del Novecento, legata alla frammentazione della figura, con i materiali e le istanze della contemporaneità. Attraverso questo attento uso di geometrie, sovrapposizioni e trasparenze reali, l'artista dimostra che l'identità non è mai un dato fisso, ma un flusso perpetuo oltre la maschera.